Odessa. Scommetto che a sentire questa parola pensate immediatamente alla grande città portuale dell'Ucraina, capoluogo dell'omonimo Oblast. Ma quante Odessa ci sono? Beh, se guardiamo negli Stati Uniti, sapete quante Odessa troviamo? Un'infinità. Restando negli Stati Uniti c'è anche un luogo, un quartiere chiamato Little Odessa, è a Brighton Beach, a New York. Si chiama così perché semplicemente è un quartiere affollato di immigrati russofoni. Poi esiste addirittura un asteroide, il 2606 Odessa, nella fascia principale degli asteroidi, chiamato così. Addirittura i Bee Gees hanno chiamato un loro album del 1969 Odessa. Insomma, è un nome inflazionato. Ma oggi parliamo di un'altra Odessa, un'Odessa diversa. È una sigla, un acronimo che sta per Organisation der ehemaligen Schutzstaffelangehörigen, cioè Organizzazione degli ex membri delle SS, un'organizzazione segreta criminale che per anni ha portato avanti un solo scopo: portare in salvo il più possibile i peggiori massacratori che si siano mai visti in Europa. L'argomento di oggi riguarda personaggi del passato estremamente pericolosi, ma anche nella quotidianità si può incappare in dei rischi, in dei personaggi equivoci, pericolosi o malintenzionati. Certo, non della stessa risma di cui parleremo oggi, ma comunque che rappresentano un potenziale attacco alla nostra sicurezza, soprattutto online, per garantire la piena capacità di navigazione senza pensieri. È bene affidarsi a una VPN. E allora, quale migliore VPN di NordVPN, partner prezioso di Dentro la Storia? Per tutti gli iscritti al nostro canale, NordVPN riserva una eccezionale offerta. Acquistando infatti uno dei piani biennali, potrete ottenere uno sconto esclusivo, 4 mesi extra e, come sempre, la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. NordVPN, la scelta di Dentro la Storia per una navigazione sicura e al riparo da personaggi pericolosi ed equivoci. La nostra storia inizia 80 anni fa, il 10 agosto 1944. Siamo a Strasburgo, alla Maison Rouge, e si tiene un summit piuttosto affollato. Sono quasi 80 gli invitati, tutti di provata fede nazista, ma sono appartenenti a due categorie diverse. Da un lato ci sono gli esponenti dell'economia, grossi industriali, broker, banchieri, persone influenti, col portafoglio a fisarmonica. Dall'altra sono tutti in divisa, chi in divisa nera da Gestapo, chi in divisa da campo, chi in divisa d'alta uniforme, e tutti con i fulmini gemelli appuntati al bavero destro del colletto. Sono membri delle SS, da cerchia ristretta del regime nazista, appartenenti al Reich Sicherheitshauptamt, agli altri dipartimenti del Reich e in misura molto minore alle Waffen SS. I convenuti a questo convegno sono accomunati non solo dalla fede nazista, ma anche da un'idea. Sanno tutti che nel giro di qualche mese la guerra in Europa finirà. E non finirà con la vittoria della Germania. Anzi, nessuno si fa illusioni a quella riunione. Tutti sanno che presto o tardi gli alleati da una parte, i sovietici dall'altro, arriveranno a Berlino. Ci sarà la resa dei conti. Il regime di Hitler cadrà e chi ne ha fatto parte dovrà pagare il prezzo. Imprenditori e banchieri non si fanno alcuna illusione. Capiscono da soli che quando ciò avverrà, la loro fortuna economica sarà finita. Gli alleati molto probabilmente esproprieranno tutto ciò che è stato ottenuto durante la guerra. Da ricchissimi signori dell'economia si ritroveranno a mendicare per le strade o in fila per prendere il pane, assieme a tanti altri. Per non parlare dei processi che verranno istituiti a carico di chi aveva sfruttato la manodopera straniera come schiavi. Prospettiva peggiore, se possibile, attende le SS. Ormai tutti, sia ad ovest che ad est, hanno capito che dietro le rune gemelle si cela una macchina di morte terrificante. Il giorno della resa dei conti si avvicina e per gli uomini coi fulmini gemelli al bavero non si prospetta nulla di buono. Nel migliore dei casi il processo è il carcere a vita, nel peggiore il patibolo, impiccagione o fucilazione, o addirittura giustizia sommaria. Quindi cosa fare? Come salvare la capra degli imprenditori, cioè le loro ricchezze, e il cavolo
solo dei criminali di guerra, cioè le loro vite, stringendo un patto del diavolo, un patto del demonio: salvare i patrimoni insanguinati e i massacratori. Da quella riunione del 10 agosto del 1944 cambia tutto, cambia il modo di percepire la missione verso l'estero di diversi uffici del Reich, a cominciare dall'Ausland SD, il sesto ufficio del Reich Sicherheitshauptamt, che da quel momento in avanti viene investito di un compito speciale: stringere sempre più rapporti con regimi neutrali ma amici, disposti ad accogliere una immigrazione tedesca. Si parla soprattutto con Argentina e Paraguay. Sono stati che durante la guerra hanno mantenuto un'ambigua neutralità nei confronti della Germania nazista e dei suoi alleati. Altri stati che fino a quel momento si sono manifestati abbastanza benevoli sono la Svizzera, la Spagna e la Turchia. Certo, la Turchia qualche mese dopo entrerà in guerra a favore degli alleati, ma sarà un'adesione di facciata. La Spagna di Franco non ha mai voluto partecipare al secondo conflitto mondiale, fatta eccezione per la particolare situazione della Division Azul di volontari mandata sul fronte orientale, ma quella è un'altra storia. E la Svizzera che ha fatto della propria neutralità una vera e propria bandiera, una bandiera dietro cui si cela l'importanza di preservare il sistema economico svizzero. Ne abbiamo già parlato in un video pubblicato il mese scorso del canale, lo trovate, quello dedicato ai fondi nazisti delle banche elvetiche. Svizzera, Spagna, Turchia iniziano a essere gli stati in cui far confluire le ricchezze proibite, i capitali degli industriali, ma anche le ricchezze su cui hanno messo le mani le SS nel corso della guerra. Bisogna fare un inciso preciso. Le SS, tutti credono che fossero esclusivamente una banda di assassini. Non è che lo stiamo negando, anzi, ma non erano assassini così, tout court, dei semplici serial killer che si muovevano spinti dalla voglia di ammazzare il prossimo. Erano regolamentate le SS e intruppate in strutture rigide. Una di queste era l'Ispettorato Generale per l'Economia del Reich, il corrispettivo dell'RSHA, ma in ambito economico. Cosa c'era dietro questo ufficio, diretto dal generale Richard Glücks? Semplicemente la volontà di arricchirsi, di mettere le mani su tutto ciò che risultava disponibile, a cominciare dai beni degli ebrei che venivano spogliati dei loro possessi in più situazioni. Prima con gli espropri, poi all'arresto con ciò che avevano addosso, all'arrivo nei campi, per chi veniva inviato nei campi, con un'ulteriore spoliazione, le valigie, i vestiti, i preziosi e i contanti portati con sé, e infine lo sfruttamento economico all'interno dei campi, in cui erano utilizzati come massa da lavoro schiavizzata, e poi dopo la morte, estraendo i punti d'oro dai denti e cercando di ottenere il massimo anche dai cadaveri, ad esempio trasformando i capelli rasati dei morti in feltro industriale. Da tutto ciò le SS hanno ricavato un'autentica fortuna, e quella fortuna, assieme alla fortuna degli industriali e dei banchieri, transita attraverso diverse banche. Da partire dalla seconda metà del 1944 in avanti, milioni e milioni e milioni di Reichsmark viaggiano verso la Svizzera. Dalla Svizzera si spostano a Madrid, da Madrid a Tangeri, da Tangeri si spostano nelle prime banche autonome di Beirut, e da Beirut vanno verso Istanbul. Da Istanbul tornano a Madrid e da qui a Lisbona, e da Lisbona viaggiano verso il Sud America. È una complicata ragnatela. Anche per questo motivo la rete di fuga dei nazisti verrà chiamata Der Spinne, il ragno. È proprio, immaginate una ragnatela, queste tele, questi fili sottili che si passano l'uno con l'altro, che si intrecciano e creano nuovi disegni, impossibili da districare. La rete di salvataggio parte dal denaro. Serve molto denaro. Serve denaro non solo per convincere gli stati esteri ad accogliere degli immigrati, magari anche rilasciando pacchi di passaporti in bianco o semplicemente con indicazioni di fantasia. No, servono anche per creare una seconda vita a chi scappa, perché d'altronde chi si reca all'estero non può certo pensare di ripartire da nulla. Il patto stretto quel giorno alla Maison Rouge prevede che le SS mettano parte dei fondi, tutto il resto arrivi dagli imprenditori tedeschi, ma non come elargizione di buona volontà, non come donazione, ma per finanziare la nascita all'estero di aziende tedesche, che ufficialmente non devono essere tedesche, per evitare di essere sottoposte a sequestri da parte delle autorità alleate o da parte di altri soggetti che potrebbero chiedere il boicottaggio. Queste imprese, che spuntano come funghi in Sud America a partire dal 1945, si occupano di varie questioni. Ci sono le aziende meccaniche,
anche di costruzione di automobili, ci sono le aziende di carpenteria, di falegnameria, le chimiche, le alimentari. A capo di queste aziende ci sono immigrati tedeschi che a partire dal marzo e dall'aprile del 1945 iniziano a spostarsi. Chi sono? Sono i peggiori criminali, quelli per cui è impossibile creare una nuova identità o pensare che possano farla franca. Attraverso la rete chiamata Odessa scappano tantissimi. Scappa Klaus Barbie, l'abbiamo già incrociato in uno dei nostri racconti. Il boia di Lione, il responsabile della morte di Jean Moulin e di tanti partigiani francesi. Scappa Adolf Eichmann attraverso un percorso che diventerà sostanzialmente quello classico dell'Odessa, ovvero l'Austria, poi l'Alto Adige, dove viene provvisto di un documento fasullo intestato a un alto atesino, quindi cittadino italiano, ma di lingua tedesca, Riccardo Clement. Da lì a Roma e poi a Genova per imbarcarsi verso il Sud America. Questa tratta detta anche via dei monasteri perché molti criminali tedeschi approfittano della vecchia, antica usanza di rifugiarsi nei luoghi di culto, ritenendoli inviolabili, protetti in alcuni casi da vescovi compiacenti. Ne abbiamo conosciuti un paio, Alois Udal, Alois Pompanen. Questi criminali seguono la via che da nord porta a sud e da sud porta nel nuovo mondo, in Sud America, dove ricostruirsi una vita. Lo fa Barbie, lo fa Eichmann, lo fa Mengele, lo fa Priebke, lo fa Albert Heim, lo fa Edward Rochman. Sono in tanti a scappare. Scappano tutti con nuove identità costruite appositamente, identità teoricamente inattaccabili. Perché gli alleati non riescono subito a intercettare? Quando la guerra finisce, nel maggio del 1945, gli alleati in realtà cercano i responsabili dei massacri. Dopo la scoperta dei campi, che è sconvolgente per ciò che si trova all'interno. Il primo obiettivo è quello di trovare i responsabili. Viene chiesto al popolo tedesco chi è stato? La risposta è l'SS, ma le SS non si trovano. Perché? Perché chi ha dato certi ordini, a meno che non venga catturato, e alcuni di questi si suicidano subito dopo la cattura, passa in clandestinità. Chi sa di avere il fiato sul collo degli investigatori alleati? Cambia aria molto in fretta e oltre a cambiare aria, cambia identità. Tutto questo è possibile attraverso una combinazione di fattori. Primo, l'archivio delle SS da Berlino viene spostato nelle ultime settimane di guerra nella Alpenfestung, la fortezza all'interno delle Alpi, quello che doveva essere, nell'intenzione dei gerarchi nazisti, l'estrema difesa, un ridotto alpino. In un castello in Baviera viene trovato l'archivio alla rinfusa. Alcuni fascicoli sono già stati distrutti. Tutto il resto richiede 2 anni di lavoro per completare la catalogazione. 2 anni in cui la maggior parte dei criminali la fa franca, scappa. C'è chi scappa verso sud e si rifà una vita. C'è chi, è il caso di Rochman, viene riconosciuto, arrestato, ma riesce ugualmente a fuggire e a darsi una nuova identità e ad andare in Sud America. C'è chi semplicemente fornisce delle generalità fasulle, dichiarandosi un ufficiale, un sottufficiale, un graduato dell'O'Hare, dell'esercito semplice, e si lascia internare dagli inglesi e dagli americani in un campo di prigionia per 12, 18 o 24 mesi. Il tempo per far calmare le acque, per poi tornare a casa e ripartire come se nulla fosse. C'è chi si presenta agli uffici anagrafe gestiti dagli alleati con 2 testimoni, dando le generalità o di parenti, amici morti, oppure dichiarando di essere nato in un oscuro villaggio della Prussia orientale, non più raggiungibile perché ormai quella zona è controllata dai sovietici e, finita la guerra, la collaborazione tra alleati occidentali e sovietici già è terminata. Sono questi i metodi adottati dai nazisti in fuga per confondere le acque. Come detto, alcuni di questi scappano in Sud America, si rifanno una vita, diventano dirigenti di imprese costruite con i fondi contrabbandati attraverso la ragnatela dei conti correnti, dall'Europa fino all'Argentina e al Paraguay. Qualcun altro si reca in Spagna, oppure in Portogallo, gli ultimi regimi fascisti in Europa, nazioni che sono rimaste neutrali e in cui le simpatie di estrema destra sono viste con estremo favore. Qualcuno si sposta in Medio Oriente, non sono moltissimi per verità, ma anche quella è una strada battuta. Qualcun altro resta in Germania, chi con un'identità fasulla, chi con il proprio nome e cognome in bella vista. È il caso di Bruno Streichenbach, lo abbiamo già incontrato nei nostri racconti,
da responsabile del personale del Reichssicherheitshauptamt a dirigente d'azienda, anche di grandi magazzini ad Amburgo. Oppure il caso di Erich Eberhard, Obersturmbannführer, cioè tenente colonnello della divisione corazzata delle SS Totenkopf. Per lui il dopoguerra significa una rapida prigionia, il rilascio, la possibilità di aprire a Bremerhaven una grande attività nell'ambito della panificazione. Eberhard sarà tra i volti più famosi dello HIAG, l'associazione degli ex combattenti delle Waffen-SS, una vera lobby nera che per diversi decenni condiziona parte della politica non nazionale, ma locale, della Germania, prima Ovest e poi unita. Eberhard è un esempio di ciò che fa lo HIAG, che sostanzialmente è un'articolazione dell'Odessa. È l'Odessa che resta in Germania, che resta dietro le linee. E cosa fa? Manipola l'opinione pubblica. Inizia a cercare di convincere il tedesco comune che in fondo le SS, le Waffen-SS, erano come gli altri soldati, semplicemente obbedivano agli ordini. La parola d'ordine diventa cameratismo. Per gli aderenti allo HIAG, aver partecipato ad azioni di guerra oppure a massacri indiscriminati di ebrei o di civili era la stessa cosa. L'importante è combattere la denazificazione, favorire la carriera di propri membri, negare tutto ciò che viene raccontato in merito ai massacri e ai campi di concentramento e di sterminio e aiutare i membri in difficoltà. Lo HIAG fa attività di lobbismo in Germania per decenni, lo fa anche attraverso alcune pubblicazioni come Der Freiwillige, il volontario, un mensile che è stato pubblicato fino a 10 anni fa, 2014. Chi c'era dietro lo HIAG? Personalità molto in vista, l'ex generale Paul Hauser, poi Felix Steiner, Gille, Sepp Dietrich, Kurt Meyer, generali delle Waffen-SS che, rilasciati dalle prigioni alleate, non facevano certo mistero delle proprie simpatie politiche e ideologiche. Poi, come detto, Erich Eberhard, un personaggio molto interessante, perché pur avendo un curriculum militare ben conosciuto, ha potuto continuare a fare attività di lobby a favore degli ex nazisti fino all'ultimo dei suoi giorni, senza venire mai inquisito. Oppure Willem Dietrich, già massacratore dei paracadutisti inglesi ad Arnhem, come abbiamo già visto nel video dedicato all'operazione Market Garden. Pensate che lo HIAG si interessa addirittura del caso di Herbert Kappler, il boia delle fosse ardeatine. Secondo diversi giornalisti, il piano di fuga di Kappler da Roma sarebbe stato appoggiato dallo HIAG e sicuramente una volta tornato in Germania, l'organizzazione fece il possibile per rendere gli ultimi giorni terreni di Kappler dotati di ogni comfort e ben diversi dalla prigione in cui stava scontando, seppur in infermeria, il proprio ergastolo. L'Odessa, questa organizzazione di ex membri delle SS, è un qualcosa di estremamente ramificato. Se ne accorgono in molti, se ne accorgono quei giornalisti che in Germania provano a denunciare la presenza nella società degli ex nazisti. Se ne accorge ad esempio l'editore di un periodico a Monaco di Baviera, un giornalista molto bravo, che comincia a condurre delle indagini sui nazisti presenti nella sua città, sia quelli che hanno mantenuto il loro nome e cognome, che quelli che hanno scelto di cambiare identità. Pubblica una serie di reportage, li mette bene in evidenza. Ma cosa succede a questo giornalista? A lui personalmente nulla, ma nel giro di neanche un mese deve chiudere il giornale. Perché? Perché gli inserzionisti ritirano la pubblicità, perché la banca gli ritira il fido e si rifiuta di continuare a finanziarlo. In breve si ritrova senza le risorse per andare avanti. Deve diventare un romanziere, scrivere libri di evasione. Non può più fare il giornalista. Per quale motivo? Viene spiegato dal grande cacciatore di nazisti, Simon Wiesenthal. È una questione di matematica elettorale. I milioni di ex nazisti votano e oltre a votare hanno presa diretta sulla società tedesca. Sono commercialisti, avvocati, ingegneri, funzionari pubblici, a volte persino ufficiali di polizia. La denazificazione funziona fino a un certo punto, perché l'Odessa, attraverso il suo braccio diretto, lo HIAG, può intervenire praticamente ovunque, può insabbiare delle inchieste, può rallentare l'attività della commissione Z di Ludwigsburg, che abbiamo già incrociato nei nostri racconti. Tutto ciò è l'Odessa, che all'estero si muove a proprio piacimento, tratta con Perón, con Alfredo Stroessner, porta i suoi uomini anche in Cile, in Bolivia, in Brasile. L'importante è tenerli lontano
dagli investigatori alleati, che a poco perdono interesse. Anzi, a dirla tutta, l'interesse torna, ma solo in funzione anticomunista. Alcuni di questi, come Klaus Barbie, vengono tenuti sotto controllo dai servizi americani, nella speranza di reclutarli, proprio come agenti anticomunisti in Sud America. A pagare il conto, invece, lo abbiamo già visto in un altro video del canale, è Adolf Eichmann, che viene riconosciuto, rapito da agenti israeliani, portato a Gerusalemme, processato, riconosciuto colpevole e alla fine impiccato. Eichmann, nella sua vicenda, si può definire il grande fallimento dell'Odessa, non essere riuscita in fondo a proteggere un membro influente che aveva avuto una grande responsabilità nell'Olocausto, e anche dopo il suo arresto non essere riuscita a delegittimare le accuse mosse nei suoi confronti e in generale a tutto l'establishment nazista. Ma pensate solo una cosa, è vero, ormai gli ex nazisti sono praticamente tutti morti, ma in Europa, e non solo, sono sempre più vivi i movimenti d'opinione o addirittura i partiti che si rifanno al nazismo, che recuperano la retorica nazista, gli argomenti nazisti, i programmi nazisti. Alcuni di questi partiti sono noti, i suoi esponenti ogni tanto si lasciano andare a dichiarazioni molto pesanti. Ricordate cosa è successo prima delle ultime europee? Quel candidato tedesco di Alternative für Deutschland, che è stato disconosciuto dal suo stesso partito dopo che sostanzialmente aveva difeso le SS. Ecco, quello è un esempio della onda lunga nera portata avanti dall'Odessa e dai suoi vari tentacoli, come una piovra o come un ragno che, come dicevamo prima, tesse la tela. Lo Chiag è stato sciolto dall'autorità nel 1992, eppure le pubblicazioni da questo sostenute sono andate avanti per oltre 20 anni, fino al 2014. Ancora oggi la retorica nazista, gli elementi nazisti, la pubblicistica nazista è presente un po' ovunque. Anche in Italia. Perché? Perché non si è riusciti nell'opera di totale denazificazione. Perché da quella riunione alla Maison Rouge è nato un mondo diverso, sotterraneo, un mondo in cui i diversi interessi, quello economico-finanziario e quello politico e non solo, hanno trovato una via comune per continuare a sopravvivere, nonostante tutto, nonostante la sconfitta militare, nonostante l'inevitabile e, in quel caso, solo per questione di tempo, rinviabile processo della storia. Eppure tutto ciò è sopravvissuto, è arrivato fino ai giorni nostri. Ancora oggi ci sono politici che elogiano Hitler o i suoi lacchè o i suoi alleati come Mussolini. Ancora oggi ci sono persone che elogiano un regime, quello nazista, e alla fine non hanno nemmeno vissuto. Tutto questo grazie all'Odessa, che qualcuno ha negato addirittura che possa essere mai esistita, riconducendola a un'operazione di fantasia di qualche novellista. In realtà l'Odessa è esistita e per certi versi continua ancora oggi. È un po' come l'Hydra, quella organizzazione fittizia creata dalla Marvel nei suoi fumetti. Tagli una testa e due prendono il suo posto. È la stessa cosa che riguarda l'Odessa. Negli il nazismo, cerchi di combattere il nazismo, arresti un nazista e due nazisti spuntano al posto suo. E questo è il vero problema. E questa forse è la grande sconfitta dell'Europa nella sua lotta contro i totalitarismi. Non si riesce a voltare pagina. Questo anche grazie all'attività di lobbismo portata avanti da certe associazioni. E allora cosa si può fare? Beh, noi un'idea ce l'abbiamo. Promuovere la cultura, conoscere, sapere, capire cosa è successo, capire perché, comprendere i vari passaggi può essere molto utile per evitare di farci suggestionare da chi cerca di farci cambiare idea, da chi prova a propagandare l'idea di un nazismo buono, di una riscrittura della storia da fare, di una diminuzione di ciò che è avvenuto, dei crimini di guerra, della volontà di riportare indietro le lancette di un secolo. Ora io vi chiedo, in conclusione di questo video, avete capito che cos'è l'Odessa? Avete capito cos'è lo Chiag? Avete capito cosa significa il lobbismo nero? Allora la prossima volta che sentirete qualcuno difendere le SS, la prossima volta che ascolterete un politico che cerca di sminuire ciò che è avvenuto durante la guerra, la prossima volta che leggerete una pubblicazione in cui si cerca di negare massacri, l'Olocausto, le privazioni della libertà, le torture, allora vorrà dire che se avete capito questo video vi sarete imbattuti nell'Odessa o nei suoi discendenti e saprete come combatterli, non con le armi, ma con la cultura, col sapere, con quegli elementi che sono fondamentali per contrastare qualunque idea malata e qualunque tiranide.